Manaslu, settima volta. Per la settima volta Simone Moro tenterà il Manaslu, questa volta, ma non è la prima, in compagnia del giovane ma già celebre Nima Sherpa. Il Manaslu è un massiccio montuoso situato nel Nepal centrale, a circa 64 km in linea d'aria dall'Annapurna, nella catena montuosa dell'Himalaya, il cui punto più alto raggiunge gli 8.163 metri, risultando quindi come l'ottava montagna più alta del mondo. Collocato nel Nepal centro-occidentale, presenta due cime minori che non raggiungono gli 8.000 metri, il pinnacolo est e la cima nord. La sua prima ascesa avvenne nel 9 maggio 1956 dal giapponese Toshio Imanishi e dal nepalese Gyaltsen Norbu, facenti parte di una spedizione giapponese guidata da Yuko Maki lungo il versante nord-est, l'attuale via normale. Settimo tentativo quindi, quella che ormai sembra più una battaglia personale, vedrà questa coppia agli antipodi con l'età Simone Moro, 58 anni, Nima Sherpa 19 tentare il grande 8000 Himalayano in condizioni invernali. I due si incontreranno a Kathmandu e partiranno successivamente in direzione del campo base, dove effettuate le consuete rotazioni utili ad acclimatarsi, proveranno a salire in stile alpino. Stile leggero, veloce, due persone che salgono sulla montagna, che montano e smontano i campi in quota e step dopo step tentano la vetta. Simone Moro, celebre anche come Winter Maestro, vanta 4 prime invernali, l'unico al mondo a poter vantare questo titolo. Shishapangma nel 2005, il Makalu nel 2009, Gasherbrum 2 nel 2011 e il Nanga Parbat nel 2016. Nima Sherpa, figlio del fondatore di Seven Summit Treks, Tashi Lakpa Sherpa, si è unito alle spedizioni dell'organizzazione verso vette di 8.000 metri dall'età di 16 anni. Lo scorso autunno, sullo Shishapangma, a 18 anni è diventato il più giovane scalatore di 14 vette di 8.000 metri di sempre. L'impresa fece il giro del mondo, trasformando il giovane nepalese nella nuova celebrità d'alta montagna. Stile alpino, niente portatori o corde fisse in parete e niente finti inverni, così ha dichiarato Simone Moro, riferendosi al calendario meteorologico e astronomico. Il primo prevede le salite invernali dal 1 dicembre, il secondo dal 21. A riguardo, sempre Moro ha sostenuto che senza scorciatoie avrebbe salito molti più 8000. In sostanza, le prime settimane di dicembre generalmente a livello meteorologico sono più clementi e queste permettono salite in invernali meno difficoltose. Celebre a riguardo fu l'8000 assegnato a Simone Moro ai danni, se possiamo dire così, di Christophe Lafayette, che scalò in solitaria lo Shishapangma l'11 dicembre, mentre Moro arrivò in vetta il successivo 14 gennaio. Questo è lo stile carrampico e non ho intenzione di adattare le regole dell'inverno alle mie esigenze, ha detto Moro a Explorer Web. Finora nessuno, se si vuole essere puristi nel vero senso del termine, ha mai scalato il Manaslu in invernale e in stile alpino. Neanche Moro stesso e Urukbo, che salirono in maniera analoga, quindi una coppia sola sulla montagna sul Makalu nel 2009. E Simone Moro intende realizzare quindi questo, volendolo definire così, ulteriore primato. Una coppia non nuova però, già nell'inverno scorso i due insieme al polacco Oliver Pereira avevano in programma sempre il Manaslu, spedizione che fu annullata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. So che un settimo tentativo su una vetta potrebbe sembrare ridicolo, ma questo è ciò che serve quando non cerchi scorciatoie e mantieni l'asticella al massimo livello, ha dichiarato sempre Simone Moro. Il vecchio, per modo di dire, e il nuovo che si uniscono in questa coppia dove esperienza e fuoco giovanile si fonderanno in nome di questo ambito traguardo. Ma facciamo un passo indietro di qualche anno. Il Manaslu non è ovviamente inviolato in invernale, la prima ascensione invernale è stata realizzata nel gennaio 1984 dai polacchi Maciej Berbega e Ryszard Gajewski attraverso la lunga e difficile via Messner. Nessuno fece uso di ossigeno supplementare. Eppure per Moro questa non può essere considerata una vera e propria invernale,
tornando al discorso del calendario, perché la spedizione polacca raggiunse il campo base il 2 dicembre e partì poco dopo, il 21 dicembre erano già al campo 3. Anche la scalata storica dei giapponesi nel 1985 per Moro non rientra in un'invernale vera e propria. Yamada e Saito salirono il 14 dicembre al loro secondo tentativo in quella stagione. Il 9 dicembre si fermarono a 7200 metri e tornarono al campo base per una sosta. Poi lanciarono un secondo tentativo alla vetta che si concluse con successo appunto il 14 dicembre. Insomma, se si parla di stile alpino, questo non ammette precedenti tentativi sulla stessa via nella stessa stagione. Ok, le regole, le date sono date, così come i tempi indicati nei permessi e vanno rispettati. Tuttavia, piccola nota a margine, e questo non va vista necessariamente come una puntualizzazione contro il pensiero di Moro, anche se i numeri, le regole contano, le imprese restano e quella del 1984 prima e del 1985 poi, come quella sullo Shisha Pagma di Lafel, sono e restano grandissime imprese che per via delle medaglie che poi ne derivano o meno finiscono per essere poi dimenticate. Al grande alpinista francese scomparso sul Magalu abbiamo dedicato un video doveroso dove si percorre la sua grande storia alpinistica, il dramma sull'Annapurna e appunto la vicenda della mancata assegnazione dell'invernale sullo Shisha Pagma. Simone Moro, come spesso accade, divide chi incoraggia e stima lo stesso per l'ennesimo tentativo, c'è chi consiglia di appendere i ramponi al chiodo. Quello che sicuramente va sostenuto e riconosciuto è il mettersi ancora in gioco alla non più giovanissima età di 58 anni, attraverso una montagna molto difficile e farlo attraverso il percorso tecnico probabilmente più complesso, ovvero quello più leggero, fast and light. E comunque vada, o in qualsiasi modo la si pensi, vedere sulle grandi montagne ancora questi tentativi, come anche quelli più recenti, come sulla est dello Iannu, o gli Esplorat di François Cazzanelli e compagni, o quello di Hervé Barmas e compagni, significa che l'alpinismo, quello più introspettivo, magari non per forza puro, ma comunque vicino a quel celebre By-Fermins, coniato oltre un secolo fa sul Dente del Gigante da Albert Frederick Mammery, è ancora vivo e fa da contrasto alle ormai celebri spedizioni commerciali che producono file chilometriche che ormai interessano solo a chi vuole fare clickbait sull'ennesimo cadavere stagionale. Al contrario, l'imminente spedizione partorita con queste basi, con queste prospettive, è sicuramente un'avventura da seguire, anche per la tipologia di tentativo, che sembrerebbe assoluto, ma anche per questa fusion tra due generazioni che si è creata nuovamente. È recentissima la notizia che il fotografo che avrebbe dovuto aggregarsi alla spedizione non sarà presente a causa della mancanza di un accordo economico con l'agenzia che avrebbe dovuto ingaggiarlo. Insomma, un pezzo importante a livello commerciale in meno, ma non decisivo per il tentativo vero e proprio. Questo canale non può non fare un grosso in bocca al lupo ad entrambi, augurando in primis di tornare a casa sani e salvi e magari di completare questa scalata mai riuscita completamente sino ad oggi, calendario alla mano.